Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Alessandro Marseglia, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Sono io che ringrazio voi, sono molto contento di essere qui. Allora, si tratta di una chitarra tabletop in cedro ed è un progetto che ho iniziato a sviluppare circa 10 anni fa, quando mi sono reso conto delle grandi potenzialità di questa tecnica costruttiva. Il principio è quello di costruire una tavola armonica estremamente leggera e flessibile, e per farlo si utilizza una tecnica già ampiamente usata nell'industria aerospaziale, che consiste nel creare un sandwich formato da due strati esterni di materiale più rigido, nel nostro caso di legno, e uno strato interno di un materiale a densità molto bassa. Il risultato è un materiale che vede esaltate quelle che sono le caratteristiche già proprie dei legni di risonanza, cioè elasticità e leggerezza allo stesso tempo, e che la rendono capace di vibrare in maniera molto efficace anche al minimo tocco. Una volta realizzato questo materiale grezzo, io poi mi comporto come se avessi tra le mani un gran legno di risonanza naturale e costruisco la mia chitarra in maniera del tutto tradizionale. L'incatenatura, ad esempio, è praticamente la copia di una Boucher a 5 raggi con catena sottoponte. Questo perché il mio obiettivo è quello di coniugare le caratteristiche timbriche degli strumenti storici con la grande prontezza di risposta invece ottenibile con l'uso di questa tecnica che ho appena descritto. Gli altri dettagli costruttivi vengono studiati e personalizzati per creare una chitarra che sia anche facile da suonare, che quindi possa assecondare con naturalezza le intenzioni musicali del chitarrista. Dettagli come la tastiera leggermente rialzata che facilitano l'accesso, il profilo del manico, la lunghezza del diapasono vengono concordate in genere con il musicista. Da un punto di vista estetico io amo le decorazioni sobrie ed essenziali. La rosetta, ad esempio, è costituita da cerchi concentrici molto sottili di 3 colori, anche in omaggio alla tradizione della liuteria napoletana, di cui mi sento erede per nascita. Ho sempre lavorato per la musica e quindi per i musicisti, e mi è capitato spesso di soddisfare delle richieste particolari legate a specifiche esigenze musicali. Ad esempio, ricordo che una volta ho costruito per Marco Cappelli una chitarra con 8 corde aggiuntive di metallo montate sulla cassa trasversalmente alle 6 in nylon, e che poi importanti autori contemporanei hanno scritto un vero e proprio repertorio per questo strumento. A questo proposito vorrei dire che la collaborazione stretta che si crea tra il liutaio e il musicista, secondo me, è alla base del processo evolutivo ancora in corso e che caratterizza proprio la storia del nostro strumento. Il mio modo di lavorare si basa sul progressivo perfezionamento di un progetto iniziale, e questo è un processo molto lungo perché passa attraverso la sperimentazione di piccole modifiche su ogni singolo parametro costruttivo, mantenendo gli altri invariati. Secondo me questo è l'unico modo per arrivare, dopo anni di lavoro, ad un progetto che rappresenti la sintesi di tanti fattori ottimizzati tra di loro, e non arriva mai ad una vera e propria conclusione definitiva, e questo è anche un motivo per cui il mio lavoro è così esaltante. Le novità quindi dipenderanno dall'esito di questi esperimenti, dipenderanno anche dagli stimoli che io riceverò dal mondo della musica e dei musicisti, e nei confronti dei quali ho sempre mantenuto un atteggiamento di grande apertura mentale. Bene, ringraziamo il maestro liutaio Alessandro Marseglia per essere stato qui con noi.